Gli ultimi preparativi prima della partenza da Salta. Grazie a Luis la luce è tornata a funzionare. Questa è la tranquilla mattinata a Salta. Non passa nada. Tenerone e Sara è la nostra abitazione e di qua non passa nada. Ora però vamos a fare il rifornimento per la Tenerona, perché oggi ci aspettano circa 400 km e andremo in un posto molto interessante soprattutto per i motociclisti. Intanto vi diciamo che oggi cambieremo provincia. Passeremo dalla provincia di Salta, passeremo Tucumán e arriveremo nella provincia di Santiago del Estero. Le sa tutte, le sa tutte! Sono le 10:30 di mattina, di domenica mattina. Diamo una controllatina ai nostri, ecco, la panaderia già aperta. Tutti i negozi che abbiamo frequentato sono sempre operativi. Se trabaja siempre, hasta la noche tarde. Il centro commerciale dove siamo venuti più volte. All'interno c'è un buon Carrefour che era vicino al nostro appartamento, per cui abbiamo fatto spesso rifornimento. Quello che faremo ora per la Tenerona. Addirittura abbiamo messo l'Infinia che costa un po' di più, 4.000 peso, 14 litri, con il cambio attuale circa 7 euro. Abbiamo parlato al distributore con il signore dell'autobus che ci ha dato preziosissime informazioni riguardo alla vita sociale e politica argentina. Quello che ci ha detto è che la situazione è lamentabilmente, cioè purtroppo molto difficile. Lui ci ha invitato a visitare la città di Cordova, splendida, dice. Ci sono bellissime strade da poter compiere in moto. Vedremo se passarci. Per il momento procediamo per Tucumán e Santiago del Estero. Le Ande iniziano a delinearsi di nuovo. Salta è a circa 1180 km di altezza. Per Sara questa notte abbiamo dormito sulla luna. Il signore dell'autobus ci ha detto: c'è una leggenda in Argentina, ma sorrideva, chiaramente è una leggenda. Si dice che la gente della regione di Tucumán allunghi le mani, per questo c'è un tratto di strada tra Tucumán e Santiago del Estero di ripio, perché la gente di Tucumán sembra abbia rubato l'asfalto. Chiaramente leggenda. Nonostante il punto di controllo, la scritta parla chiaro: stiamo lasciando Salta, tan linda che innamora. Salta così bella che innamora, che fa innamorare. Siamo lungo la ruta 9, da qua potete vedere quando non hai problemi di spazio, nel senso che non hanno lo spartitraffico, ma bensì una lingua di terra di circa 10-15 metri che serve per dividere le due carreggiate. Questo è il paesaggio dell'inverno nel nord dell'Argentina. A sinistra andremo a San Salvador de Jujuy, noi procediamo invece sulla destra. Il cielo si è annuvolato, c'è ancora qualche spiraglio di sole. Dal lato da dove venivamo noi il cielo è completamente azzurro, peccato. Grandi coltivazioni ai lati della strada. Questa zona è famosissima per la coltivazione della canna da zucchero. Ora la strada si è trasformata ad una corsia per senso di marcia. Parlavamo con Sara sull'auricolare e pensavamo che questa è la strada principale dell'Argentina, quella che da noi potrebbe essere paragonata a un'autostrada. In Argentina c'è questo. L'altra ruta che avremmo potuto fare, se non sbaglio la 34, era il rifacimento. Questa è la migliore opzione tra le due. Come vi abbiamo mostrato prima, siamo in pieno inverno, oggi 2 luglio, quindi è il mese più freddo, il mese peggiore per loro. E guardate un po' la natura che abbiamo intorno, un panorama abbastanza di sterpaie o di coltivazioni tagliate, comunque secche. È quel giallo che caratterizza un po' il nostro panorama nei mesi più caldi. Dicono non sia la regola, dicono che siano delle giornate particolarmente calde e loro sono convinti che tutto derivi dall'importante e catastrofico cambiamento climatico. Siamo sul Rio Vipos, in secca anche lui. Guardate la condizione della strada ora, c'è un camion con il rimorchio, la strada è leggermente impolverata, dietro sullo specchietto non si vede nada. Però ho pulito il filtro dell'aria di ieri, perché? Perché? Stiamo attraversando la periferia di San Miguel de Tucumán, che può essere considerata una vera e propria città argentina, la quinta per grandezza. Infatti viene considerata un'area metropolitana, raggiunge quasi i 900.000 abitanti. Tucumán, fondata
nel 1865 viene considerata la culla del paese argentino, perché qui venne dichiarata l'indipendenza dalla Spagna nel 1816. Sono rimasti solo 20 km, oggi ne abbiamo fatti già 400, una sola tappa, la prima sui 130-140, questa tutta una tirata per arrivare a 260 km circa. Eccola, Termas de Rio Hondo. Avevo visto un hotel prima su Google, il rapporto qualità-prezzo non mi sembrava male. Vediamo ora se è disponibile o meno, perché qua in contrapposizione al resto dell'Argentina qua le strutture costano tantissimo, causa effetto della pista per il MotoGP. 100 metri. Oh, piccolo, si è ferito. In teoria dovremmo essere quasi arrivati a Part Hotel. C'eravamo davanti, quindi Google ha fallito per quei 50 metri. Andiamo a vedere, ragazzi. Ho mandato Sara in una scoperta per vedere se è disponibile. Intanto noi ci raffreddiamo, ci siamo tolti tutto perché qua si sta bene a pantaloncini corti e maglietta a maniche corte. Finalmente, aggiornamento veloce, noi sempre fortunati, la disponibilità è terminata. Peccato. Allora, abbiamo trovato nell'hotel qui di fianco, quindi Francesco sta entrando nello stazionamento. Adesso andiamo a fissare le camere. Lui parcheggia, ma non abbiamo preso accordi. Moto parcheggiata sotto la tettoia. Nel frattempo è arrivata anche un'altra Yamaha che ha voluto confrontarsi. Questa, la ricordate questa? Andiamo a fare un giro e andiamo a mangiare qualcosa perché siamo veramente cotti. Prima di cena non si possono vedere queste cose, fanno male, fanno male. A te prima e dopo cena fanno male. Perché? Dopo cena no, perché? Guardate Sara spaesata. Non assistevamo a tanta vita da almeno quasi... Dall'Italia. Siamo 200 giorni. Pazzesco, pazzesco. Un altro enorme casino. Ma saremo a Las Vegas. Giardini enormi, ma soprattutto tutto mattonato. Hai plata a Termas de Rio de Hondo. Penso che per il fatto che ci sia la pista della MotoGP, ragazzi, c'è tanta plata. Vamos. Alla fine andremo da Rafael Comida e Vino perché ha un'insegna sobria, si vede, non si vede, quelle cose che piacciono a noi. un cartellone pubblicitario. Vamos a comer. Ogni volta che entriamo in un locale noi aspettiamo vicino alla porta. Ancora non abbiamo imparato perché i camerieri o comunque non so chi accoglie negli hotel ci dice sì, cioè come per dire sedetevi, non vedete i tavoli, che aspettate? E invece in Italia non si fa così. Cioè qua se il tavolo è vuoto significa che è libero, non devi chiedere, ti metti direttamente nel tavolo. Quando entri non saluti, non importa, cioè siedi, cioè non ne fare troppe, non esagerare. Comunque guardate la felicità di Sara nel viso perché oggi abbiamo mangiato solo un piccolo panino con il salame, cioè la roba che ci era avanzata dai 15 giorni passati a Salta, quindi dovevamo spazzolare tutto, ma siamo veramente affamati. Guardate che pezzone di carne. Per me stasera invece salmone, proviamo, buon proveggio. Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Questa mattina iniziamo il video alla ricerca di un remis. Hola, buen día. Necesitamos de un transfer por el autódromo. ¿Cuánto sale? ¿Qué quiere ir al autódromo? Sí, autódromo y después aquí, de nuevo. ¿Ir y volver? Sí, Sí. ir y volver. Le sale 4.000 pesos, 2.000 de ida, 2.000 de vuelta. ¿Por cuánto tiempo? Lo espero yo, los que quieren ir al museo. Lo espero media hora, una hora, no hay drama. ¿3.500? 3.500. Vamos. Contrattato 3.500. Escucha, ajá. Ha detto che ci aspetta per un'ora e media perché è il tempo che necessita per la visita del museo. Quel coso là indica che la macchina ha un impianto a gas o a metano. Ricordo i miei vecchi tempi quando avevo 18 anni con la Clio a metano. Tetri con la manovella, top. ¿Primera vez que vienen a Termas? La primera. Hace siempre tan mucho calor. ¿Todo el año? No, en esta época del año no.
Ya tendría que estar haciendo frío, pero no sé qué pasó. Porque lo que es todo este mes, lo que es todo julio, Sí, ya es invierno. increíble. Entonces tenemos que andar ya encamperados, pero no sé qué pasa. En el verano la temperatura 50, 45. 50. Lo que es en septiembre ya hace 40, 35. Y bueno, enero y diciembre no decirle nada. El mejor periodo Septiembre. es por la lluvia. Y la lluvia llega en noviembre, diciembre, enero. ¿Cuál es el mejor pilota? ¿Marc Márquez o Valentino Rossi? Diría, bueno, mejor dicen que es Rossi. Yo soy de Márquez, a mí me gusta más Márquez. ¿De dónde son? Italia. Italia. Pero estamos en moto. Hacemos el recorrido de toda la Argentina en moto. ¿En moto? En moto, sí. Pero hoy no queremos. Hoy no quieren andar en la sí, moto. No. Ya están cansados. Sí, un poco. Y sí, cansa. Cansa la Patagonia, mucho viento, mucho frío. ¿Qué moto tienen? Tengo una Yamaha Super Tenere 1200. Lo mismo de un coche. Tiene que venir para las carreras de moto. Sí. ¿Cuándo? Y eso es en abril, 1 y 2 de abril. Lleno, todo esto es lleno de motos. Vehículos ahí abajo, vehículos, la gente, todo esto lleno, ¿no? Increíble. Cara, que se vayan, vayan y ya está, van. Perfetto. Perfecto. Espera aquí un'ora, un'ora e media. Yo lo espero acá un rato. Perfetto. ¿Pagamos ahora? No, Más tarde, ¿no? Más tarde. Hasta luego. Dale. ¿Sei pronta? Siamo pronti. Museo Termas de Riondo. Vamos a ver. Mamma mia. Ford 1928. Date i dettagli. Il serbatoio dietro. 4 cilindri, 4000 di cilindrata. Altra caratteristica, 3 marce. Ne avevo una simile, formato modellino. Ovviamente freni a tamburo. Chiusura del cofano con una banale cinta in cuoio. Bellissima. Se qualcuno passasse da qui, ecco il calendario degli appuntamenti dell'autodromo di Termas de Riondo. Quindi più importante 31-3, 1, 2, 4 Gran Premio del MotoGP. E non poteva mancare all'ingresso ovviamente Valentino Rossi e Marc Márquez. Una Mercedes W196R 1954, 8 cilindri in linea, 290 cavalli, 8700 kg, 280 all'ora, cilindrata 2005 e tutta la carrozzeria in alluminio. Due biglietti 600 pesos, quindi 1,20 €, 1,30 € qualcosa totale per due biglietti. Un Harley Davidson e questo è l'ingresso del museo. Guardate che spettacolo! Hola, buen día. ¿Cómo están? Pueden tomar fotos sin tocar los vehículos ni subirse en plataforma. Perfetto, grazie. Bienvenidos. Partiamo da qualcosa di speciale, non so chi la ricorda questa, io onestamente no. Gomme e cerchi delle bici, catena, scarico con protezione ovviamente per il calore, monocilindrica da quel che vedo, prodotta in Inghilterra, 4 tempi e il brand è Piero Grafton. Wow, guardate la semplicità. 1918, Londra. Abbiamo trovato la moto per Sara, 1979, qua sarebbe comodissima e soprattutto sul ripio non sarebbe caída. Honda CBX del 1979, 105 cavalli, 190 all'ora, 1050 di cilindrata e da quel che vedo motore 6 cilindri, addirittura sospensione lo sterzo Öhlins. Ovviamente non poteva mancare uno dei piloti più forti al mondo, argentino, Tornado F1 4000 di cilindrata, guardate l'aspirazione. Attualmente ci sono solo 2 macchine esistenti come questa, date il dettaglio. Comunque del 1967, potente motore V8 5007, classico motore quindi della Corvette, addirittura freni a disco, baffati e forati, guardate i dettagli. C'è una macchina del 67 con le gomme 245/35 ZR20 98Y, ragazzi, pazzesco. 4 tubi di scarico, addirittura ricavata al pieno, questa la potrei fare anch'io. Tributo a Valentino Rossi, Yamaha FJ 1100 143 cavalli a 9000 giri.
sulla Tenerona ne va di più. Guardate la gomma posteriore Pirelli Made in Germany 240/40 ZR19, ma guardate la meccanica Made in Japan. Qua reparto simulatori, ovviamente per moto e addirittura auto. Peso massimo consentito 100 kg, quindi tu non puoi salire. Claro. Sara potrebbe salire anche in due, 50 e 50. Orario dalle 9 alle 12:30, 13, 16:30, 17:30. Quindi tra pochissimo apriranno. Io comunque a Sara la vedrei bene su questa Isetta 300 BMW 85 km/h, 2 velocità. Precisa per Sara. Guardate quant'è carina, valigia in cuoio, le gomme dietro vicinissime, ma quando sono fighe le auto che hanno il cofano che si apre all'inverso. Motore V8 380 cavalli, 300 km/h, mamma mia. Impianto elettrico a vista, ovviamente. Se devi fare un intervento fai subito, non devi smontare nulla. Guardate la coda come è affusolata, ovviamente per l'aerodinamica, tutta chiusa sotto. Guida a destra, guardate il cruscotto con il plexiglass. Carico laterale. Per gli appassionati di motori, ma soprattutto per chi ha più anni di me, penso che questo museo, ragazzi, è bellissimo veramente. Oggi c'è poca gente, costa poco l'ingresso, quindi se venite da queste parti magari a vedere la MotoGP, passateci assolutamente, anche perché si trova all'ingresso del circuito. Qua non ci sono indicazioni, ma non so, penso che siamo inizi 900, avviamento con la manovella, cerchi in legno, guardate il faro, che spettacolo. Chassis totalmente in legno, avrei voglia di suonare ma non si può, ovviamente è comodissima. Qua è come guidare una moto, non c'è nada, non c'è protezione, non ci sono luci posteriori, anzi questa dovrebbe essere la luce posteriore con le palestre, addirittura una sorta di giunto differenziale, ma non saprei. Freni a tamburo, guardate il dettaglio dei freni. Ve lo faccio vedere dall'interno. Comandi al volante. Qua sembra che richiami addirittura il Titanic. Cavo che rimane affogato all'interno. Il freno a mano. Dentatura, sicuramente per bloccarlo. Todo a vista. Guardate il dettaglio dei freni, raffreddati con queste alette, ma soprattutto il cavo che ruota su quella puleggia. Mi fanno impazzire queste cose. Bugatti, tema Bugatti all'interno del faro. Questa dovrebbe essere la luce di posizione. Bugatti Type 35 1924, scarico basso. Vamos al piso 1. Sopra troviamo tutte le due ruote. Penso che l'hanno messa in ordine di età, partendo dalla più vieca. 105 di cilindrata, 4 tempi, 125 km/h. C'è una bicicletta a motore, il serbatoio, aspirazione, mai visto un carburatore del genere. Guardate se è piccolo il pignone, una sorta di tendicatena. Guardate il freno, forse servirà per tirare il canotto di sterzo. Sella tipo le Brooks per chi va in bici. Non ha il freno anteriore, 1919, 190 cc, 4 tempi, a vista addirittura. Guardate la caratteristica della cinghia, cioè sono tutti pezzi collegati con dei bulloni in acciaio. Addirittura frena con un cuneo, quindi la superficie di attrito è maggiore. Questa ha 104 anni, sempre 1919. Stesso concetto della cinghia. Qua saliamo di cilindrata, addirittura 6 velocità, 500 cc, sempre 4 tempi, 125 km/h. Qua passiamo a 1930 Jap, 4 tempi, 350, 145 km/h, e qui con 15 anni di differenza vediamo la differenza. Quindi trasmissione a catena, tutti i cavi protetti da una guaina. Questo dovrebbe essere il filtro della benzina, radiatore. Guardate il dettaglio della forcella. Quando vedo questo, l'unica cosa che mi viene in mente è che con 70-80 anni l'evoluzione è stata paurosa. 1912, altro che le nostre valigie Alu. Qua parliamo di doppio serbatoio come la Tenere attuale, trasmissione a cinghia enorme, e saliamo al 1920, 1000 di cilindrata, 2 tempi, sempre Inghilterra. Cioè questo è un 1000 di cilindrata del 1920. Guardate il telaio che gira intorno, sicuramente per rinforzarlo. E guardate il dettaglio del freno su questa puleggia enorme, lo scarico dietro al ginocchio.
il manubrio larghissimo, l'acceleratore ovviamente era con la pinza, non girando. Cioè guardate, la pedana di sinistra azionava un leveraggio che sollevava questa puleggia per tirare la cinghia di trasmissione lato sinistro, mentre nel lato destro c'era un altro pedale per il freno posteriore che azionava questa puleggia. Qua passiamo al 1981, torniamo in casa Honda e la differenza è notevole ovviamente. Honda CBL 500 1981, 500 cc, 174 km/h, 217 kg, ma soprattutto nel 1981 freno a disco anteriore, doppio freno a disco anteriore, e le pinze erano marcate Honda. Ovviamente il disco era pieno, quindi non raffreddato, però queste marmette artigianali, questi collettori artigianali sono la fine del mondo. Trasmissione cardanica, guardate il cardano del 1981, piccolissimo. 1974, sempre casa Honda, manometro della pressione dell'olio, guardate che figo il cruscotto con queste luci. Qua ci sale ancora Kawasaki ZR1 1000 1978, una moto da 245 kg con 130 cavalli e una velocità massima di 250 km/h. Benelli 756, 6 sicuramente per il numero di cilindri. 1976, 9000 giri, 76 cavalli, 23 litri serbatoio, 200 km/h, 5 marce. Guardate la Benelli che moto produceva nel 1976. Andiamo in fondo perché vedo una moto spettacolare, Ducati 1000 1999, 150 cavalli, 8000 giri, 280 km/h, Origin Italia. E da qua si ha anche la vista sul circuito. E chi se la dimentica questa Aprilia RS 125 del 1994, 220 km/h, monocilindrica, 34 cavalli, e soprattutto questa potrebbe essere la mia cucciolo T50 Ducati 1947, 35 km/h, 48 cc, 4 tempi. Questo è l'ingresso del museo e qua dovrebbe esserci l'ingresso alla pista. Noi si torna a Termas Centro e che ve lo dico a fare? Se passate da queste parti venite, perché se amate i motori questi musei sono sempre, dal mio punto di vista, un'occasione imperdibile per ripercorrere la storia. Take it to the